Dialogo 1. Rilassarsi a casa oggi. È una giornata così bella fuori. Hai voglia di fare una passeggiata? In realtà stavo pensando di rilassarmi a casa oggi. Siamo stati così impegnati ultimamente, sarebbe bello rilassarsi. Sembra una buona idea. Cosa vuoi fare? Forse potremmo semplicemente sederci qui sul balcone e leggere per un po'. È così tranquillo. Sì, sembra carino. E potremmo preparare del tè o del caffè da gustare mentre leggiamo. Perfetto, e dopo, potremmo guardare un film o qualcosa del genere. Non abbiamo avuto una giornata pigra da così tanto tempo. Sono d'accordo. Rilassiamoci e godiamoci la reciproca compagnia. A me sembra un piano. Ehi, hai sentito parlare di quella nuova ricetta per il pane alla banana? Forse potremmo cuocerlo insieme. Sembra divertente. È da un po' che non cuocio. Sì, e potremmo godercela con del tè o del caffè mentre leggiamo. Ottima idea, cominciamo. Hai altre ricette che vuoi provare? Potremmo prepararlo per un'intera giornata di cottura. A dire il vero, volevo provare a fare la pizza fatta in casa. Potremmo preparare l'impasto da zero e guarnirlo con tutti i nostri condimenti preferiti. Sembra delizioso. E potremmo guardare uno o due programmi di cucina per trovare ispirazione. Sì, è un'ottima idea. Adoro guardare i programmi di cucina. E dopo aver finito di cuocere e cucinare, potremmo fare un mini picnic in soggiorno e goderci tutto il cibo che abbiamo preparato. È un'idea meravigliosa. Sarebbe come un appuntamento a casa. Esattamente. E potremmo concludere la serata con qualche gioco da tavolo o un puzzle. Questo mi piace. È passato tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto una giornata pigra come questa. Lo so, è bello rallentare e godersi la reciproca compagnia. Dialogo 2. Bentornati dal Canada. Ehi, John. Bentornato. Com'era il Canada? Ehi, Anna. È stato incredibile. Lo scenario era mozzafiato e le persone erano così cordiali. È bello sentirlo. Hai fatto qualcosa di divertente? Sì, ho fatto escursioni in montagna, ho visto dei bellissimi laghi e visitato alcuni musei. Sembra un viaggio fantastico. Sono così gelosa. Grazie, Anna. È stato sicuramente uno dei miei viaggi preferiti. Hai portato qualche souvenir? Sì, ho qualcosa per te. È nella mia valigia. Oh, non dovevi farlo. Che cos'è? È una bottiglia di sciroppo d'acero proveniente da una fattoria locale. So che ami i pancake, quindi ho pensato che potrebbero piacerti. John, è così premuroso da parte tua. Grazie. Nessun problema, Anna. Sono contento che ti piaccia. Allora, vuoi andare a prendere qualcosa da mangiare sulla via del ritorno? Conosco un posto fantastico che serve hamburger fantastici. Sembra fantastico. Sto morendo di fame. Perfetto, andiamo.
Dialogo 3. Prendere l'autobus per il Grande Lago. Ho sentito tante cose positive sul Grande Lago. Non vedo l'ora di vederlo di persona. Sì, anche io. Ho sempre amato stare vicino all'acqua. È così calmante. So cosa intendi. È uno dei motivi per cui amo vivere vicino alla costa. Sei mai andato a nuotare nel Grande Lago? No, non l'ho fatto. Ma ho sentito che l'acqua può essere un po' fredda. È vero, ma è comunque rinfrescante. Dovremmo assolutamente fare una nuotata mentre siamo lì. Forse dovremmo portare degli asciugamani o un cambio di vestiti, per ogni evenienza. Buona idea, possiamo anche preparare un picnic e pranzare in riva al lago. Sembra perfetto. Cosa dobbiamo portare? Che ne dici di panini, frutta e patatine? E, naturalmente, delle bevande fredde. Gnam. Porterò dei biscotti per dessert. Sembra un piano. E dopo pranzo, possiamo noleggiare dei kayak ed esplorare il lago. Sembra molto divertente. Non sono mai stato in kayak prima d'ora. Non preoccuparti, è facile da imparare. Ed è un ottimo modo per vedere il lago da una prospettiva diversa. Non vedo l'ora. E a proposito di provare cose nuove, sei mai andato in campeggio prima? Sì, sono stato in campeggio un paio di volte. È sempre stata un'esperienza divertente. Ho sempre voluto provarlo. Forse possiamo organizzare una gita in campeggio per la prossima estate. È un'ottima idea. Possiamo fare escursioni, accendere un falò e arrostire marshmallow. Sì. E possiamo osservare le stelle di notte. Dovrebbe essere fantastico nella natura selvaggia. Sicuramente. Sono già emozionata. Dialogo 4. Visita turistica al Grande Lago. Questo lago è così bello. È difficile credere che sia reale. Lo so, vero? L'acqua è così limpida e le montagne in lontananza sono mozzafiato. Mi sento così fortunato a poterlo vedere di persona. È come un sogno che si avvera. Sì, è sicuramente un'esperienza che capita una volta nella vita. Ehi, vuoi fare un giro in barca sul lago? Sembra un'ottima idea. Sarebbe fantastico vedere il lago da una prospettiva diversa. Sono d'accordo. E possiamo anche saperne di più sulla storia e la geologia del lago. Conta su di me. E dopo il giro in barca, possiamo fare un'escursione lungo la riva. Sembra un ottimo piano. Ho sentito che c'è un sentiero che porta a una cascata nascosta. Wow, sembra fantastico. Facciamolo. Ehi, John, sei mai andato a saltare da una scogliera prima d'ora? Sì, l'ho fatto. È un po' spaventoso, ma è anche molto divertente. Ho sempre voluto provarlo. Pensi che potremmo trovare un posto per farlo da queste parti? A dire il vero, ho sentito che c'è un posto nelle vicinanze dove la gente va a saltare dalla scogliera. Possiamo chiedere indicazioni alla gente del posto. Facciamolo. Mi sento avventuroso oggi. Mi piace il tuo spirito, Anna.
E a proposito di avventura, hai mai provato il parapendio? No, non l'ho fatto. Ma sembra molto divertente. Lo è. Dovremmo assolutamente provarlo prima di partire. Sono giù. Facciamo in modo che accada. Dialogo 5. Selezione del tipo di torta da ordinare. Tante scelte. Non so quale scegliere. Sì, sembrano tutti deliziosi. Hai un gusto preferito? Adoro le torte al cioccolato, ma mi piacciono anche i gusti fruttati come fragola e lampone. Hai provato la loro torta al cioccolato e lamponi? È stupefacente. No, non l'ho fatto. Sembra perfetto. E tu, John? Qual è il tuo gusto preferito? Sono un grande fan della torta di carote. Ma mi piacciono anche le torte con molta glassa, come la loro torta di velluto rosso. Oh, anche a me piace il Red Velvet. Forse dovremmo prenderli entrambi e condividerli. Sembra un piano. E possiamo anche prendere dei cupcake per provare gusti diversi. Sì. Prendiamoci un po' di cioccolato, vaniglia e magari dei cupcake al limone. Ottima idea, e possiamo anche prendere dei biscotti per dopo. Mi piace il tuo modo di pensare, John. Prendiamo dei biscotti con gocce di cioccolato e farina d'avena e uvetta. Perfetto, e forse dovremmo anche prendere del caffè per accompagnare i nostri dolcetti. Sicuramente. Ho sentito che hanno un nuovo gusto di latte che dovrebbe essere fantastico. A me sembra una buona idea. Facciamo il nostro ordine e cerchiamo un tavolo per gustare le nostre prelibatezze. Dialogo 6. Sentirsi in colpa per aver mangiato troppo fast food. Questo hamburger è buonissimo, ma mi sento in colpa per averlo mangiato. Devo davvero iniziare a mangiare in modo più sano. Anche qui. So che il fast food non fa bene a noi, ma è così conveniente. Lo so, vero? Ma dobbiamo iniziare a fare scelte migliori per la nostra salute. Forse possiamo iniziare riducendo la frequenza con cui mangiamo fast food. È una buona idea. Possiamo iniziare cucinando più pasti a casa e portando i nostri pranzi al lavoro. E possiamo anche scegliere opzioni più salutari quando mangiamo fuori, come insalate anziché hamburger e patatine fritte. Sì, e possiamo anche scegliere pollo alla griglia anziché fritto e acqua anziché soda. E possiamo anche provare a limitare le nostre porzioni. I fast food ci danno sempre molto più cibo del necessario. Questo è vero, e dovremmo anche cercare di essere più attivi fisicamente. Forse possiamo fare una passeggiata o un giro in bicicletta dopo il lavoro. Mi piace questa idea. E possiamo anche iscriverci a una palestra o a un corso di fitness per rimanere motivati. Sicuramente. È importante prendersi cura della propria salute, e possiamo iniziare apportando piccole modifiche al nostro stile di vita. Sono d'accordo. Facciamo un piano per mangiare più sano ed essere più attivi, a partire da oggi. Mi sembra una buona idea, John. Sono pronto a prendere il controllo della mia salute. Dialog 7. Servizio clienti sul servizio di prenotazione alberghiera. Benvenuti a tutti. Oggi siamo qui per parlare del nostro servizio di prenotazione alberghiera e di come offriamo un servizio clienti eccezionale.
Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti un'esperienza fluida e senza stress durante la prenotazione delle loro sistemazioni in hotel. Esatto. Uno dei modi in cui lo facciamo è offrire un sito web intuitivo e un'app mobile, in cui i clienti possono cercare e confrontare facilmente gli hotel. E se i clienti hanno domande o dubbi, abbiamo un team di assistenza clienti dedicato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assisterli. Il nostro team di assistenza clienti è composto da agenti competenti e cordiali, formati per fornire assistenza personalizzata a ciascun cliente. Comprendiamo che le esigenze di ogni cliente sono uniche e ci impegniamo a fornire soluzioni personalizzate per soddisfare tali esigenze. E se un cliente riscontra problemi con la sua prenotazione, abbiamo una politica di cancellazione e rimborso senza problemi per garantire la sua soddisfazione. Inoltre, offriamo prezzi competitivi e offerte esclusive per aiutare i clienti a risparmiare sulle prenotazioni alberghiere. Apprezziamo il feedback dei nostri clienti e lo prendiamo sul serio. Utilizziamo il feedback dei clienti per migliorare continuamente il nostro servizio e assicurarci di soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Nel nostro servizio di prenotazione alberghiera, ci impegniamo a fornire un servizio clienti eccezionale e a rendere l'esperienza di viaggio dei nostri clienti il più piacevole possibile. Grazie per aver preso in considerazione il nostro servizio e speriamo di avere l'opportunità di servirti in futuro. Dialogo 8. Scattare foto di laurea. Questo è un momento così surreale. Non posso credere che mi sto davvero laureando. Lo so, vero? Sembra che solo ieri fossimo matricole e stessimo cercando di orientarci nel campus. E ora, eccoci qui, che stiamo per iniziare il prossimo capitolo della nostra vita. È emozionante e un po' spaventoso allo stesso tempo. Ma non ho dubbi che farai grandi cose, Anna. Grazie John. E sono grato di averti come amico e come sistema di supporto. Anche qui, Anna. E a proposito di sostegno, la tua famiglia deve essere molto orgogliosa di te. Lo sono. E sono così felice che siano riusciti a venire qui per festeggiare con me. E anche i tuoi amici. Sembrano così felici ed entusiasti di essere qui con te. Mi sento così fortunata ad avere amici così straordinari. Sono stati con me nel bene e nel male e non ce l'avrei fatta senza di loro. E ora, scattiamo altre foto per immortalare questo momento speciale. A me sembra una buona idea. Facciamo delle pose stupide e delle foto di gruppo. E che ne dici di fare anche una posa seria, per mostrare i tuoi risultati accademici? È una buona idea. E magari possiamo anche scattare qualche foto con la mascotte dell'università. Sì, facciamolo. E non dimenticare di sorridere, Anna. Questo è il tuo momento per brillare. Lo farò, John. E sono così grato di averti qui per immortalare questi ricordi con me. Dialogo 9. Hai qualche consiglio per lo studio? Questo esame sarà duro. Hai qualche consiglio per lo studio? Una cosa che mi aiuta è rivedere i miei appunti ogni giorno, invece di affollarmi la sera prima. È una buona idea. E la memorizzazione? Ci sono così tanti termini e concetti da ricordare. Cerco di usare flashcard e quiz per mettermi alla prova. È un modo più attivo di studiare e mi aiuta a ricordare meglio.
Questo è un buon consiglio. E che dire della comprensione del materiale? A volte mi sembra di memorizzare senza davvero capire. So cosa intendi. Cerco di spiegare i concetti a me stesso o a qualcun altro, come se li stessi insegnando. Mi aiuta a capirlo meglio e a conservare le informazioni. È un'ottima idea. E la gestione del tempo? Come ti assicuri di coprire tutto il materiale prima dell'esame? Mi piace creare un programma di studio e suddividere il materiale in blocchi più piccoli. Mi aiuta a rimanere in pista e a non sentirmi sopraffatto. Questo è intelligente. E il giorno dell'esame? Qualche consiglio per rimanere calmi e concentrati? Cerco di dormire bene la notte e di fare una sana colazione. E durante l'esame, mi assicuro di leggere attentamente le istruzioni e di gestire il mio tempo con saggezza. Questi sono ottimi consigli. Grazie, John. Ora mi sento più sicuro. Nessun problema, Anna. E ricordate, lo affrontiamo insieme. Facciamo del nostro meglio e superiamo questo esame. Concordato. Facciamo vedere a questo esame chi comanda. Dialogo 10. Decorazione per la festa di Natale. Non vedo l'ora che arrivi la nostra festa di Natale. Dobbiamo assicurarci che la nostra casa abbia un aspetto festoso e accogliente. Sono d'accordo. Che ne dici di iniziare con delle luci e delle decorazioni natalizie? Sì, e possiamo anche allestire un albero di Natale in soggiorno. Ottima idea, e possiamo anche appendere del vischio e altre decorazioni in casa. E il tavolo da pranzo? Dovremmo assicurarci che sia speciale per i nostri ospiti. Sicuramente. Che ne dici di allestire una tovaglia a tema natalizio e delle stoviglie festive? È un'ottima idea. E possiamo anche aggiungere alcuni centrotavola, come candele o addobbi natalizi. E dovremmo considerare anche l'illuminazione e la musica. Facciamo in modo che l'atmosfera sia calda e accogliente. Sì, possiamo abbassare le luci e suonare della musica natalizia in sottofondo. E che dire del cibo e delle bevande? Dovremmo assicurarci di averne abbastanza per tutti. Ho già fatto una lista e ho iniziato a pianificare il menù. Avremo un sacco di biscotti natalizi e altre prelibatezze, oltre a qualche bevanda festiva. Sei fantastica, Anna. Sono così fortunato ad averti come partner. Oh, grazie John. Anch'io sono fortunato ad avere te. E insieme, faremo in modo che la nostra festa di Natale sia indimenticabile.